Ciao ragazzi, in questo video il tutorial della ruota senza mani. È un tutorial abbastanza difficile, quindi sarebbe consigliato non iniziare proprio da questo tutorial per chi non avesse mai fatto nulla di acrobatica, ma comunque iniziare da un percorso graduale che pian piano si complica fino ad arrivare, nel caso dei salti, fino alla ruota senza mani. Vediamo subito gli esercizi per imparare a fare la ruota senza mani. Le spiegazioni tecniche le lasciamo alla fine del video per i più tecnici. Ovviamente questo tutorial sarà improntato per imparare la ruota senza mani senza attrezzature, quindi sicuramente sarà più difficile rispetto che avere le attrezzature, quelle che sono principalmente usate nella ginnastica artistica, come ad esempio la pedana, che sarebbe molto utile per accentuare la spinta della gamba anteriore per spingere, per fare la ruota senza mani. Allora, come primo esercizio sarebbe utile, ma non necessario, saper fare la ruota saltata e la ruota spinta, in quanto queste due ruote non servono per imparare a fare la ruota senza mani, però comunque ci danno l'idea dello slancio, della spinta, anche perché comunque la tecnica della ruota senza mani è completamente diversa. Però se noi già sappiamo fare queste due ruote saremo già più avvantaggiati in un certo senso. Vi faccio vedere la ruota spinta e la ruota saltata. Se volete imparare la ruota spinta e la ruota saltata, qua sopra, se è presente, troverete il link che vi rimanderà al video. Vediamo la tecnica della ruota senza mani. Si divide in 6 fasi principali. Abbiamo la prima, che è l'affondo. L'affondo ci permette di piegare la gamba avanti e successivamente di spingerla per acquistare l'elevazione durante l'esecuzione della tecnica. Se facciamo un affondo troppo ampio risulteremo svantaggiati, quindi dovete provare a trovare il giusto affondo in base alla vostra altezza. Come secondo punto abbiamo la flessione del busto sulla coscia. Anche qua più siamo mobili a flettere il busto, più l'esecuzione del movimento sarà rapida e corretta. Come terzo e quarto punto abbiamo lo slancio della gamba dietro, che viene slanciata tesa, rapida e verso l'alto, e la spinta della gamba avanti, che come abbiamo già detto sono i due movimenti che ci aiuteranno ad acquisire velocità ed elevazione. Come quinta fase abbiamo la fase di volo, nella quale faremo la ruota e nella quale il bacino si ruoterà di 180 gradi per arrivare nella sesta fase, che sarebbe l'atterraggio. Durante la spinta della gamba avanti, durante lo slancio della gamba dietro, le mani si slanciano dritte, vicino in linea con il busto, per mantenere il busto in linea e per darci il senso di rotazione del bacino. Se noi slanciamo la gamba sinistra, quindi la gamba posteriore sarà la gamba sinistra, avremo avanti il braccio sinistro, quindi in questo modo slancio la gamba sinistra e porto avanti il braccio sinistro. Portando avanti, come già detto, il braccio sinistro ci dà il senso di rotazione del busto, e quindi durante la fase di volo compieremo la rotazione di 180 gradi del busto. Come terzo esercizio andiamo a ripetere la tecnica della ruota senza mani appena spiegata da una posizione di partenza sopraelevata, quindi possiamo eseguire la tecnica da una panchina, su un prato in discesa o da una qualsiasi superficie rialzata. Quindi partiamo dalla posizione sopraelevata, facciamo esattamente tutte le 6 tecniche appena spiegate, quindi il tempo di rotazione in volo, la fase di volo sarà molto più ampia, abbiamo tutto il tempo di eseguire la ruota senza mani. Adesso nel video verrà fatto vedere l'esercizio. L'esercizio possiamo dire che è simile alla ruota saltata, quindi nella ruota saltata abbiamo la fase di volo prima
dell'appoggio delle mani a terra, solamente che la ruota senza mani, a differenza della ruota saltata, a parte la differenza nella tecnica, sono che nella ruota senza mani le spalle sono ferme ed è tutto il corpo che ruota dalla parte opposta, mentre nella ruota saltata abbiamo il baricentro che comunque si sposta lungo una linea retta. Ripetiamo, da una posizione sopraelevata andiamo a compiere la tecnica della ruota senza mani, però andiamo ad appoggiare le mani prima della posizione finale in guardia. Come quarto esercizio andiamo a ripetere esattamente quello appena visto, solamente che non andiamo a appoggiare le mani, quindi compiamo la tecnica della ruota senza mani da una posizione sopraelevata. Molto importante, ripetiamo la spinta della gamba avanti, lo slancio delle braccia e un'esecuzione rapida del movimento. Quella che avete appena visto era una piccola progressione didattica per riuscire ad allenare la ruota senza mani. Ovviamente per chi non ha mai provato a fare la ruota non è che riesce ad impararla provando una volta questa progressione, quindi la cosa più importante è allenarsi, ripetere. Ripetita juvent, come dicevano gli antichi vietnamiti. Diciamo altre due cose sulla ruota. Innanzitutto, ovviamente è molto più difficile, come già detto prima, non avere le attrezzature, quindi rivestono un ruolo importante le assistenze. Quindi in un prossimo video vi farò vedere 1 o 2 assistenze per imparare la ruota senza mani, senza attrezzature, ma con l'aiuto di un compagno che vi può aiutare in tutto il movimento. La ruota, come abbiamo detto, è una rotazione sull'asse sagittale del corpo e non abbiamo appoggi degli arti, quindi non è un rovesciamento o un rotolamento, in quanto i rovesciamenti e i rotolamenti sono sull'asse sia sagittale che trasversale, però i rovesciamenti abbiamo il continuo contatto con il terreno, ad esempio nella verticale, nella ruota, nella rovesciata. La ruota senza mani non è un ribaltamento, in quanto il ribaltamento prevede 2 fasi di volo, una prima e una dopo l'appoggio delle mani al suolo. Ad esempio vediamo la ruota spinta, la ruota saltata, la ruota rondata, la ribaltata, il flick flack avanti o il flick flack indietro. Quindi la ruota possiamo dire che è un salto, si salta e si arriva dall'altra parte, come ad esempio il salto mortale avanti, chiamato anche salto giro avanti, salto mortale indietro, chiamato anche salto giro dietro, la ruota senza mani, tutti i salti acrobatici. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle domande scrivetemele nei commenti qui sotto e ci vediamo al prossimo video.